Esistono una serie di indizi notevoli, direi delle prove, riguardo l'inquietante presenza di uno o più Zontemok sul luogo del delitto, della catastrofe che ci ha colpito 12.850 anni fa. E li ho esaminati negli Dei del Diluvio. Qui ne presentiamo ovviamente soltanto alcuni, ma ripeto, sono indizi molto solidi. Ehm, Dobbiamo innanzitutto inquadrare il contesto temporale in cui si trovava il pianeta nel momento di questi eventi. Siamo fondamentalmente al picco dell'era glaciale, dell'ultima era glaciale. Ci troviamo in un momento in cui siamo intorno alla massima estensione della calotta sicuramente nordamericana. Vedremo che invece la calotta europea è leggermente diversa, ha proprio una storia leggermente diversa. Ehm, la Terra era fondamentalmente in una fase di profonda glaciazione, i livelli dei mari erano estremamente più bassi, di oltre un centinaio di metri, a causa dell'accumulo di acqua in queste enormi calotte glaciali. Pensiamo che da sola quella nordamericana era in termini di dimensioni comparabili all'attuale calotta antartica e poi ovviamente bisognava aggiungere le altre. Quindi ci troviamo in una situazione dove degli enormi accumuli di ghiaccio, chilometri di ghiaccio di altezza e direi milioni di chilometri quadrati erano stati coperti dai ghiacci. E questo ovviamente è stato un processo che ha portato a questa situazione, un processo che è durato migliaia e migliaia di anni, in cui le nevi cadendo si accumulavano, sotto il loro stesso peso si trasformavano poi in compatte e spesse coltri di ghiaccio. Questa è quindi la situazione che sostanzialmente vide l'arrivo di Zontemok o di più Zontemok a colpirci e a provocare il disastro di cui abbiamo parlato. Disastro di cui ci sono chiaramente, come sempre, le tracce nei miti. Non deve più stupirci perché, come vi ho già detto più di una volta, i miti sono libri di storia, non sono leggende, sono nella stragrande maggioranza dei casi dei libri di storia, e quindi è leggendo i miti che leggiamo la vera storia, quantomeno della nostra civiltà. Troviamo ovunque miti che parlano di acque alte come le montagne. Qui siamo nel nord-est della Siberia, dove i Kamchatka-Ales hanno una tradizione di una grande alluvione, come ce ne sono a centinaia in tutto il pianeta, che all'inizio del mondo colpì tutto il territorio. Una parte del popolo si salvò e quando finalmente l'acqua del diluvio si abbassò, lasciò la gente e le loro zattere incagliate in alto e in secca sulle cime dei monti. Ora, c'è spesso, e credo anche con tanta superficialità, il tentativo di non leggere letteralmente quello che c'è scritto nei miti. Vengono sempre presi come una descrizione fantasiosa, esagerata, estrema di quanto accade. Quindi quando si legge in cima sui monti, insomma, uno dà un colpo di spalle perché non pensa veramente alle cime dei monti. In realtà vanno interpretati alla lettera, quindi quando si legge che le acque sommersero le montagne più alte e quando si legge, come in questo caso, che le imbarcazioni di fortuna con cui i locali si salvarono rimasero in secca in cima ai monti, noi abbiamo le evidenze che fu così. Quindi si trattò di un'alluvione non di qualche decina di metri, come potrebbe essere lo tsunami avvenuto in Oriente in tempi recenti, pur devastante e catastrofico. Qui stiamo parlando sicuramente di
centinaia con grandissima probabilità di migliaia di metri. E non è un caso che queste testimonianze sono abbastanza diffuse e sempre molto omogenee, anche spostandoci in territori che non hanno molto in comune, non hanno molto da spartire. Quindi il fatto che troviamo lo stesso tipo di testimonianze tra culture, popolazioni e regioni del pianeta scollegate tra di loro è indice che non si tratta proprio di leggende, ma si tratta del racconto di accadimenti reali e tutti dicono le stesse cose. Qui siamo al confine col Canada, nella parte ovest degli Stati Uniti, nello stato di Washington, e qui si parla di Thunderbird, quindi l'uccello del tuono. Una volta era così arrabbiato che mandò l'oceano sulla terraferma. Ora, in queste parole c'è la descrizione scientifica di ciò che accadde, che non fu un, fra virgolette, banale diluvio di pioggia e di acqua, ma fu qualcosa di geologicamente cataclismico. E lo si capisce molto bene in queste pochissime parole. Una delle caratteristiche fantastiche dei miti è quella di saper condensare in pochissime parole una realtà, una descrizione della realtà in termini scientifici che lascia spesso a bocca aperta. Quando raggiunse il villaggio dei Quilayute, salirono sulle canoe. L'acqua si alzò per 4 giorni, coprendo le montagne. E anche qui non vanno prese queste parole come allegoriche, sono una descrizione reale. Le barche erano disperse dal vento e dalle onde. Poi l'acqua si ritirò per 4 giorni e la gente si stabilì in molte zone. Con questo si stabilì in molte zone, si comprende come fu un'alluvione di proporzioni cataclismiche, devastanti, perché spostò diciamo, queste barche alla deriva per 4 giorni di così tante miglia, di così tanti chilometri che non riuscirono più a far ritorno nella zona nativa. Voi immaginatevi di essere catturati su una barca, quindi di potervi salvare da uno tsunami come quello indonesiano, no? O come quello giapponese, che vi trasporta per qualche decina, qualche ventina di chilometri, ma forse anche un centinaio di chilometri. Quando le acque si ritirano, poi ovviamente chiunque di noi, logicamente, con le possibilità che il post emergenza gli daranno, cercherà di far ritorno nella sua zona nativa. In questo caso invece si parla proprio di gente che si stabilì in molte zone, quindi vuol dire che furono spostati talmente tanto da questa immane cataclisma che non riuscirono più a ritornare. Quindi stiamo parlando veramente di proporzioni altro che bibliche di questo evento. E faccio notare che qui siamo nel nord degli Stati Uniti, in prossimità del Canada, quindi cominciamo a esserci allontanati, per esempio, dalla Siberia. Ora ve ne faccio vedere ancora uno, ce ne sono tantissimi che ho raccolto, anche se sintetizzato dagli dei del diluvio, ma ce ne sono veramente tantissimi. Ci spostiamo in Polinesia in questo caso. Quindi, prima di tutto vorrei far notare una cosa. La Polinesia è ehm, innanzitutto in una fascia tropicale, equatoriale, quindi sicuramente non una fascia, diciamo, che possiamo aspettarci fosse coperta dai ghiacci, quantomeno ragionando in termini accademici classici. Ma poi è molto distante proprio geograficamente dalle calotte polari che vi ho fatto vedere, nordamericana e nord europea, quindi molto distante da quelle calotte. Eppure anche qui c'è una storia nelle isole Samoa che parla di un polpo ancestrale. Qui ovviamente c'è la mitizzazione fatta dalle popolazioni locali che ovviamente non capendo quali erano le cause scatenanti di questi cataclismi le attribuisce a questo, a quel dio, a questo o a quel animale mitico, in questo caso un polpo ancestrale.
i cui figli erano fuoco e acqua. Ecco che però già di nuovo compare la verità, la realtà scientifica, i cui figli erano fuoco e acqua, quindi non stiamo parlando di un'alluvione, stiamo parlando di un cataclisma fatto di fuoco e di acqua, esattamente quello che c'è scritto nel Platone, è esattamente quello che vi ho descritto menzionando ricerche scientifiche moderne, essere lo scenario che diciamo quello che abbiamo trovato dalle analisi del terreno, dalle analisi dei carotaggi, dalle analisi dei ghiacci, essere chiaramente la traccia di un'immane devastazione fatta di fuoco e di acqua. La loro progenie combatté una grande battaglia e tutto fu sommerso da un mare incontenibile. E qua troviamo la conferma di quello che abbiamo appena letto nel mito nordamericano, in cui l'oceano invade la terraferma e qui stanno parlando di un mare incontenibile. Vedete com'è bellissimo? Perché io dico che i miti sono storia? Perché i miti spesso celano i fondamenti scientifici di una descrizione realistica di ciò che accadde. Un mare incontenibile, qui ci sta dicendo che il diluvio non fu la causa di piogge torrenziali, ma il diluvio arrivò dal mare, furono i bacini contenenti milioni di metri cubi d'acqua che per qualche motivo, qui sta ovviamente l'indagine che va fatta e che ho fatto negli dei del diluvio, a un certo punto strariparono e invasero la terraferma. E voi capite molto bene che diventa estremamente più semplice credere che un mare che diventa incontenibile possa raggiungere la cima delle montagne più alte. Quindi e l'errore è pensare che possa essere piovuto così tanto da sommergere tutto fino alle montagne. Quello è un errore, tra virgolette, anche molto banale, scusatemi, ma molto superficiale. Qui stiamo parlando di un'altra cosa, qui stiamo parlando dell'effetto che nel piccolo si può ottenere scuotendo una bacinella piena d'acqua. Quell'acqua strariperà con effetti proporzionalmente ovviamente devastanti. Ora provate a pensare a un mare scosso, cosa può generare, ma non scosso da uno tsunami provocato da un terremoto che può abbassare sì di colpo il fondale marino di 1 metro. Qui stiamo parlando di qualcosa di n ordini di grandezza più grandi. E il dio Tangaloa ebbe il compito di ricreare il mondo, quindi fu un evento talmente devastante che il mondo necessitò di essere ricreato. E qui di nuovo si ritrova la verità. Quell'evento cancellò la civiltà esistente, non l'umanità, ma cancellò la civiltà degli umani. Quindi, come vedete, insomma, lo troviamo veramente ai 4 angoli del mondo. Siamo stati in Siberia, in Nord America, siamo stati in Polinesia e beh, direi che possiamo prendere ancora un esempio, ce ne sono tanti. Andiamo in Sud America, quindi nella parte dell'emisfero australe. I nativi della Terra del Fuoco, nell'estremo Sud America, raccontano di una storia fantastica e oscura di un grande diluvio. No, guarda caso. Essi narrano che il sole affondò nel mare. E qui di nuovo, insomma, mi viene da sorridere perché questa è la descrizione di cosa provocò quel cataclisma. Un sole che affondò nel mare. Dovete sapere che quando viene descritto un meteorite che entra nell'atmosfera, anche i più recenti in Russia che abbiamo visto, ci sono i filmati, o quello di Tunguska con le descrizioni di chi vide quanto accade, molti lo descrivono come un qualcosa di luminoso come se non più del Sole, perché stiamo parlando di oggetti che raggiungono delle temperature assurde, quindi diventano di un luminoso che fanno concorrenza allo stesso Sole. Quindi che cos'è questo Sole che affondò nel mare di cui parlano i nativi della Terra del Fuoco? È chiaramente un meteorite o uno dei frammenti, uno degli Zontemok,
che ci colpì, che affondò nel mare e quindi che colpì il mare. Che le acque crebbero tumultuosamente e che tutte le terre vennero sommerse, eccetto per una singola montagna molto alta, sulla quale poche persone trovarono rifugio. Ancora una volta si descrive uno scenario dove in tutta evidenza sono le acque del mare che crebbero tumultuosamente, coprirono ogni terra e ogni montagna tranne la cima di una sola montagna, quella più alta di tutte, sulla quale molte poche persone trovarono rifugio. Guardate, gli stessi concetti che troviamo nel Timeo di Platone, dove Soncis descrive che quando accadono queste cose si salvano solo i pochi diciamo allevatori che vivono sulla cima delle montagne più alte. Sono esattamente gli stessi concetti che troviamo in tutti i miti del diluvio. Quindi sono di un sincronismo impressionante. Basta semplicemente soffermarsi un secondo a leggere le parole e ragionare su quello che coloro che, diciamo, crearono queste narrazioni intendevano e volevano trasmettere alla loro progenie. Bene, ragionando in termini scientifici e partendo dall'evidenza di 2 grosse, sono di più, perché in realtà ce n'è anche una sudamericana, 2 grosse calotte glaciali, presenti circa 12.850 anni fa, intatte, quindi quantomeno intorno ai 14.000 anni fa erano ancora intatte, questo lo sappiamo. Bene, ragionando in termini scientifici c'è subito qualcosa che salta all'occhio, qualcosa di evidentemente anomalo. Cioè, l'ultima glaciazione, quella che creò queste calotte enormi, impiegò decine di migliaia di anni a formarsi, perché, vi l'ho già detto, si formano queste calotte con l'accumulo delle nevicate invernali che non riescono a sciogliersi durante l'estate perché non fa abbastanza caldo e quindi sotto il loro stesso peso si accumulano sotto forma di strati di ghiaccio. Quelli che poi dopo coi carotaggi in Groenlandia ci hanno dato la storia del pianeta nell'ultimo mezzo milione di anni. Ma la cosa che costituisce un autentico paradosso è che impiegò decine di migliaia di anni a formarsi, ma sparì in soli 5-7 mila anni. E questo è molto anomalo, perché ci dovrebbe essere una simmetria, no? Così come ci volle tanto tempo per le condizioni climatiche a formarsi, altrettanto tempo per condizioni climatiche che sono cambiate ci si aspetterebbe che fosse necessario per la sparizione, perché i ghiacci possono sciogliersi. Perché invece si sciolsero con una velocità estrema, un ordine di grandezza quantomeno inferiore? Attenzione che noi sappiamo che i ghiacci c'erano 14.000 anni fa e sappiamo che 8.000 anni fa non c'erano più. Non sappiamo se però la sparizione è stata graduale, lineare nell'arco di quei 5-7 mila anni. Questo non lo sappiamo. Potrebbe essere in via del tutto teorica, ma gli indizi puntano in quella direzione, che quei ghiacci sparirono anche molto più velocemente di 5-7 mila anni fa. Noi dai rilievi che siamo riusciti a fare sappiamo che c'erano 14.000 anni fa e non c'erano più 5-7 mila anni fa, ma se siano spariti gradualmente o magari nell'arco di un secolo o di qualche decennio, questo non lo sappiamo, anche se ne abbiamo sentore. Poi dovete pensare che questa cosa costituisce un paradosso proprio da un punto di vista energetico, quindi da un punto di vista di equazioni della termodinamica fisica. Per sciogliere un tale volume di ghiaccio serve energia, calore, quindi da qualche parte quell'energia deve essere arrivata. Ora, ehm, sulla Terra la fascia, diciamo, dove per esempio era la fascia climatica dove per esempio era presente la calotta del Wisconsin nordamericana, ovvero quella del Canada, eh, riceve un certo irraggiamento solare e i calcoli ci dicono che
sarebbero necessari 40-50 mila anni a sciogliere quella calotta glaciale, che è estremamente consistente col fatto che ci mise probabilmente 40-50 mila anni a formarsi. Come vi dicevo, ci si aspetterebbe questa simmetria. Quindi sicuramente c'è già un primo problema. L'irraggiamento solare nel Nord America non spiega uno scioglimento così rapido. Ma il problema è di dimensioni veramente enormi, perché anche paradossalmente spostando quella calotta glaciale nel punto più irraggiato, dal punto di vista energetico solare del pianeta, quindi all'equatore, beh, comunque ci vorrebbero circa 20.000 anni per scioglierla, mentre qui stiamo parlando di 5-7.000 anni. Quindi questo semplice ragionamento ci fa già escludere una possibilità, ovvero che quella calotta si sia sciolta per irraggiamento solare. Quindi quell'energia immane che provocò quello scioglimento rapidissimo di quella calotta non era l'energia del nostro Sole. Ci doveva essere un'altra fonte energetica. Per questo si parla di paradosso energetico. È un paradosso perché non solo il Sole, ma neanche nessun'altra, diciamo, fonte terrestre, è in grado di fornire una quantità di energia tale nell'arco di un periodo di tempo, fra virgolette, così breve per sciogliere quel ghiaccio. Quindi né le fonti terrestri, che potrebbero essere, che so io, un'enorme eruzione vulcanica, né tantomeno l'energia solare nel punto più irraggiato della Terra possono fornirci una spiegazione. Quindi per questo si parla di paradosso. Non è stato qualcosa di normale, è stato qualcosa di decisamente anomalo, cataclismatico, quantomeno nelle sue proporzioni. E che cosa in questo universo è in grado di fornire tutta quell'energia? E lo abbiamo già detto, uno Zontemok. Solamente uno Zontemok è in grado di fornire quel tipo di contributo energetico impulsivo per generare quegli effetti che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi è una semplicissima logica, non serve una ricerca estenuante per comprendere questi concetti. La ricerca estenuante serve per comprendere i dettagli di ciò che accadde, ma non ciò che accadde. Vi riporto alcuni dati che prendo dagli dei del diluvio che vi fanno capire di quali energie noi stiamo parlando. Pensate che anche un piccolo asteroide o una piccola cometa con un diametro di 1 chilometro, noi abbiamo già visto alcuni esempi, cioè Tunguska aveva un diametro di 100 metri e ha provocato dei danni a livello continentale, cioè un proiettile cosmico come Tunguska che esplode sopra una moderna metropoli provocherebbe qualche milione di morti, 100 metri. Quindi quando parliamo di un piccolo asteroide da 1 chilometro, piccolo fra virgolette, cioè stiamo già parlando di uno Zontemok in grado di eclissare la civiltà su un continente intero. Però lo definiamo piccolo perché ci sono degli Zontemok di cui siamo a conoscenza che hanno dei diametri di 5, di 10 chilometri e che cerchiamo, nel limite del possibile, di tenere sotto controllo. Quindi, con un diametro di 1 chilometro avrà l'equivalente energetico di circa 50.000 megatoni. Ora uno deve capire cosa vuol dire una potenza di 50.000 megatoni. Vediamo, un bolide con un diametro di 10 chilometri, ora 10 chilometri siamo nella fascia degli extinction level events, quindi un bolide da 10 chilometri che colpisca il pianeta provoca un'estinzione di massa del 70-80% della vita sul pianeta. La prova è il bolide da circa 10-14 chilometri che colpì lo Yucatan ed eclissò, fra virgolette, la civiltà dei dinosauri 65 milioni di anni fa. In questo caso l'energia equivalente sarà di 50 milioni di megatoni.
Allora, il rilascio improvviso di energia terrestre è molto piccolo a confronto, è veramente insignificante. Pensate che l'esplosione del Krakatoa, che nei libri viene descritta come qualcosa di devastante, provocò un inverno nucleare, diciamo, nell'inverno successivo, del 1883, equivale a 50 megatoni. Cioè stiamo paragonando 50 con 50.000 o con 50 milioni. Quindi questo dovrebbe già cominciare a far capire di che energie stiamo parlando. Un enorme terremoto tipo quello di San Francisco equivale a 100-500 megatoni, quindi siamo ancora veramente a diversi ordini di grandezza dalla potenza che porta uno Zontemok di piccole dimensioni. McCrea nel 1981 ha calcolato che l'impatto di un bolide con 100 milioni di megatoni di energia equivale a far esplodere 10 bombe atomiche all'incirca delle dimensioni di quella sganciata su Nagasaki nel 1945 su ogni chilometro quadrato della superficie terrestre. Quindi un bolide da una decina di chilometri, una quindicina di chilometri, provocherebbe l'effetto equivalente di 10 bombe di Nagasaki scagliate su ogni chilometro quadrato della superficie terrestre. Una bomba di Nagasaki aveva una potenza di 0,02 megatoni. Ora, credo che con questi numeri, spero di non avervi confuso, ma di avervi passato il messaggio che lo Zontemok ha la potenza necessaria a risolvere quel paradosso energetico. È scritto nelle scienze, è scritto ovunque, insomma, non ci sono troppi margini di dubbio su questo punto. Quindi è stato uno Zontemok, è stato quello che tutti ci raccontano essere stata la causa del cataclisma e dell'amnesia che ha colpito la nostra civiltà. Bene, qual è la realtà presente? Quindi ci siamo resi conto, ci rendiamo conto di quello che è successo? Beh, mi verrebbe da dire che chi se ne vuole rendere conto ha tutti i buoni motivi e tutte le evidenze per farlo. Chi non lo vuole fare, vabbè, non lo vuole fare, non è detto che lo debba fare. Ma, la domanda potrebbe essere: bene, ma visto che è successo tante volte, nel passato e qualcuno di questi miti storici ci racconta che succederà ancora nel presente o nel futuro, cosa possiamo dire in proposito? Ma, gli scienziati, alcuni di loro ovviamente, io distingo sempre scienziati dalla scienza. Non bisogna far confusione tra la scienza come disciplina scientifica basata sull'approccio scientifico con quello che uno scienziato, definizione un po' diciamo sui generis, possa raccontare. Non è detto che quello che dice uno scienziato sia scienza, potrebbe anche essere una sciocchezza. Gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory, quindi stiamo parlando della NASA, dicono che circa ogni 10.000 anni, mediamente ovviamente, un asteroide da 100 metri, quindi come quello di Tunguska, colpisce la Terra, causando grandi problemi nella regione che colpisce. Abbiamo visto che per regione si intende eh, uno Stato con qualche conseguenza anche a livello continentale. Stiamo parlando di un bolide da 100 metri, poi dipende anche sempre da come, da dove colpisce. Un grosso impatto, una grossa esplosione con un'onda d'urto, uno tsunami, sono le cause di un oggetto che colpisce l'oceano. Ogni qualche centinaio di migliaia di anni, un oggetto più largo, da un mezzo miglio, quindi 700 metri o più, collide con la Terra. Quindi gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory ci dicono che ogni 10.000 anni un Tunguska accade e ogni qualche centinaio di migliaia di anni accade un evento a portata continentale, quindi in grado di spazzare via la civiltà da un continente. Beh, insomma, già il fatto che uno verrebbe da dire Tunguska è accaduto nel 1908, dice vabbè, strano però, abbiamo beccato proprio
questo evento ogni 10.000 anni è cascato proprio l'altro ieri, al punto da poterlo ancora studiare. È abbastanza strano. Non è strano, è il fatto che queste parole sono aria fritta, fondamentalmente. Non son basate su nulla di scientifico, anzi, quando andiamo a guardare i dati scientifici la realtà è completamente diversa. La realtà è che quello che noi pensiamo essere lo spazio vuoto, spesso la parola vuoto è associata alla parola spazio, è in realtà uno spazio affollato. Da quando abbiamo cominciato a guardarci intorno per cercare di capire cosa c'è in questo spazio vuoto, e qui vedete la sequenza temporale con cui le scoperte di oggetti cosmici nelle prossimità, diciamo, del pianeta Terra sono stati individuati e si cerca nel miglior modo possibile di tracciarli. Vedete anche voi che, insomma, quello che noi pensiamo essere uno spazio vuoto è tutto tranne che vuoto. Tra l'altro, ironia della sorte, questo studio è del Jet Propulsion Laboratory, quindi esattamente quelli che dicono, dicevano bianco, in questo caso dicono nero. Quindi vedete come questo aspetto di quello che dica uno scienziato rispetto a quello che dicono le evidenze scientifiche vada sempre tenuto molto ben presente, in modo che voi possiate giudicare con la vostra testa e non con le parole di Tizio e Caio, incluse le mie, ovviamente. Vi do qualche altra evidenza, ce ne sono tante altre, ora io ve ne menziono una. Il 1992 è stato un anno scioccante per gli astrofisici, perché la cometa Schumacher-Levy 9, una cometa famosa che veniva a trovarci periodicamente, sotto gli occhi degli scienziati, diede luogo a un fenomeno che fino ad allora non era pensabile, cioè nessuno immaginava che ciò potesse accadere. Con grandissima probabilità, sotto l'influenza del campo gravitazionale di Giove, un campo gravitazionale fortissimo. Giove funziona come una calamita grazie al suo enorme massa e al suo campo gravitazionale per gli oggetti in orbita nel sistema solare. Ehm, Probabilmente questa cometa si avvicinò troppo nel suo orbitare intorno al Sole e ovviamente indebolita dal calore solare, quindi una cometa è fondamentalmente una palla di ghiaccio con all'interno metallo, rocce, gas, diciamo, tenuti insieme però dal freddo, quindi avvicinandosi troppo al Sole, questi legami si indeboliscono e poi sotto la forza gravitazionale di Giove ha probabilmente superato il limite di Roche, in cui le forze gravitazionali hanno la meglio su quello dei due oggetti che ha una struttura meno solida, in questo caso la cometa, e l'ha frammentata. Quindi la cometa si è frammentata in una serie di 21 proiettili cosmici, 21 Zontemok, che vedete essere molto allineati fra di loro, proprio perché diciamo, hanno proseguito su quella che era l'orbita originale della cometa Schumacher-Levy. Quindi questa frammentazione ha colpito davvero gli scienziati perché non si aspettavano un comportamento di questo genere. Qui si vede molto bene quella che è la, diciamo, la mitragliata di questi proiettili cosmici devastanti, di questi Zontemok creati dalla frammentazione della cometa Schumacher-Levy nel 1992. Ma fu quello che accadde nel 1994 che scioccò la comunità scientifica. Queste sono le immagini riprese sia dai telescopi a infrarossi nel Polo Sud, sia dal telescopio spaziale Hubble, tutti puntati su questi frammenti, su questi Zontemok della cometa Schumacher-Levy in rotta di collisione con Giove, col pianeta Giove. Ora, soprattutto sulla destra, anche sulla sinistra,
si vede il risultato della mitragliata di questi colpi che hanno colpito l'atmosfera e la superficie del pianeta Giove. Ora, già, voglio dire, uno si dovrebbe rendere conto dal bagliore, dalle dimensioni di questi cerchi di luce che sono stati ripresi dai nostri telescopi, di quanto devastante possa essere stata la cosa. Provate a pensare un attimo, se quel cerchio enorme fosse la Terra, cosa vorrebbe dire un colpo di quel genere? Vorrebbe dire, diciamo, cancellare dalla faccia del pianeta Terra sicuramente parte di un continente, sicuramente una vastissima regione continentale. Ora pensate che di questi colpi ne vennero assestati 21 e vi renderete immediatamente conto di cosa significhi una pioggia di Zontemok che colpisce un pianeta. In questo caso credo che l'immagine ingrandita dia ancora meglio un'idea di quello di cui stiamo parlando in questo caso. E questa cosa colpì molto gli scienziati. Heidi Hamel, che era a capo del progetto del telescopio spaziale Hubble della NASA, ricorda di essere stata inizialmente scettica sul fatto che Hubble avrebbe visto qualsiasi cosa, cioè il ragionamento è sì, insomma, sarà una pioggia di meteoriti sull'enorme gigante Giove, cosa volete che vediamo? Non vedremo nulla, saranno dei piccoli sassolini. In realtà non sono dei piccoli sassolini, sono dei sassi che viaggiano a decine di migliaia di chilometri all'ora e sono quelle decine di migliaia di chilometri all'ora che danno l'energia, perché nella formula dell'energia un mezzo mv quadro conta la massa, sì, ma conta la velocità perché è elevata al quadrato, quindi è quello che conferisce allo Zontemok un'energia infinita in grado di devastare un pianeta. Quando le immagini hanno cominciato ad arrivare, la Hammel rivelò di aver dormito a malapena per giorni. Oggi Hammel dirige un programma di monitoraggio dei Near Earth Objects, quindi degli oggetti prossimi all'orbita terrestre. Quindi ha cambiato lavoro, ha indirizzato diversamente la sua carriera per questo evento. Qui stiamo parlando di scienziati. La cometa Schumacher-Levy 9 era una cometa da 2 chilometri di diametro. Mm. Gli impatti individuali sono stati calcolati dell'ordine di 100.000 megaton di potenza. Vi ricordo sempre la proporzione. Una bomba atomica che ha cancellato dalla faccia della Terra Nagasaki aveva una potenza di circa 0,02 megaton. Qui stiamo parlando di impatti individuali da 100.000 megaton, per un totale di 300 gigaton in totale. Un altro numero che vi fa capire le potenze di cui stiamo parlando. Se noi detonassimo tutto insieme l'intero arsenale nucleare terrestre, quindi ogni singola bomba atomica di ogni pianeta sulla faccia della Terra, tutto insieme, la potenza che noi potremmo generare è di 6,5 gigatons, contro i 300 gigaton della serie di Zontemok derivanti dalla frammentazione della cometa Schumacher-Levy. Stiamo parlando del 1994 e stiamo parlando di un vicino di casa, Giove, un membro del nostro sistema solare. Quindi non stiamo parlando di milioni di anni fa, stiamo parlando di ieri e non stiamo parlando di galassie remote e lontane, stiamo parlando del sistema solare. Tra l'altro, Giove è un guardiano dei pianeti più interni al sistema solare come la Terra, proprio perché spesso e volentieri attira a sé questi oggetti, questi Zontemok cosmici. Quindi per fortuna che c'è Giove che agisce come un portiere, diciamo, e para queste cannonate dirette verso l'interno del sistema solare. Quasi sempre riesce a farlo. Quindi per fortuna abbiamo Giove nel pianeta solare. Per fortuna, perché se quei frammenti non avessero colpito Giove e avessero colpito la Terra, ora io ve le metto sempre in proporzione, questo è il pianeta Terra rispetto al pianeta Giove. Quindi immaginatevi quella gragnuola di 21 colpi, ma anche un solo di quei colpi che
fosse sfuggito a questo portiere cosmico rappresentato da Giove, fosse entrato nella parte più interna del sistema solare e avesse colpito Marte piuttosto che la Terra. Ora vi rendete conto che la realtà e il pericolo che viene dall'alto, quello che ha terrorizzato i nostri antenati, quello che guidava i loro sforzi nella comprensione degli astri, nell'osservazione degli astri, quello che regolava i loro riti religiosi, le loro culture, quello che loro ci hanno tramandato in tutti i modi, scritto ovunque nei megaliti, nei messaggi, era un messaggio di un pericolo che veniva dall'alto, che non deve essere sottovalutato perché è un pericolo veramente di grandissima rilevanza. Sempre per sfatare queste parole dello scienziato del Jet Propulsion Laboratory che tende a tranquillizzarci, chissà come mai, vediamo alcuni altri esempi. Beh, per comprendere, senza necessariamente fare degli studi scientifici di cosa stiamo parlando, basta alzare gli occhi al cielo in una notte di luna piena. Una notte di luna piena con cielo sereno, senza nubi. E quello che vedremo sarebbe la nostra cara Luna. Ora, vedete queste strane, diciamo, sequenze di crateri? Penso che vi ricorderanno immediatamente l'immagine dei 21 frammenti allineati del colpo di mitraglia cosmica della cometa Schumacher-Levy. Questo è l'effetto sulla superficie lunare di uno strike, di una mitragliata di Zontemok, che ovviamente sulla Luna, non essendoci atmosfera, non essendoci quindi vento, acqua, rimane impresso sulla superficie, mentre sulla Terra, ce ne sono anche sulla Terra, ve ne potrei mostrare alcuni, ma vengono cancellati per il fatto che la Terra è un pianeta vivo, anche se ci sono ancora e si vedono molto bene. Quindi sulla Luna vediamo queste cose e ce ne sono veramente tante. Qui ce n'è un'altra, la vedete molto bene. Questa è probabilmente la stessa di prima, da un'altra angolazione. Ora, stiamo parlando della Luna, neanche più di Giove. Quindi la Luna, ci siamo andati sulla Luna, è a un tiro di schioppo, ruota intorno al nostro pianeta. Quindi vuol dire che in questo caso è stato fatto veramente un salvataggio sulla linea. Pensate se una di quelle mitragliate, invece di colpire il nostro satellite, l'avesse mancato e avesse impattato il nostro pianeta. Questo è successo 12.850 anni fa, qualcosa di molto simile a queste cose. E gli studi scientifici confermano assolutamente che ciò è una realtà, semplicemente ovviamente vanno letti quegli studi scientifici e magari non va ascoltato lo scienziato di turno che magari anche per un buon fine tranquillizzante dice delle assolute falsità. Questo studio dello stesso Schumacher, quindi lo scopritore della, della cometa di cui abbiamo parlato, ha fatto uno studio su questi impatti lunari e in questo studio si dice, si traggono le seguenti conclusioni. La frequenza degli impatti cosmici sulla superficie del nostro satellite negli ultimi 5.000 anni. Ci sono stati 5.000 anni, quindi stiamo parlando della nostra civiltà, quella di cui abbiamo testimonianze scritte, ok? Quindi parlo di storia accademica, 5.000 anni non sono nulla, ok? Stiamo parlando dagli egizi in avanti. 17 con un'energia pari a 12 megaton. Vi ricordo sempre Nagasaki 0,02 megaton, quindi già una botta da 12 megaton è un qualcosa di spaventoso. 7 con potenza di almeno 30 megaton e infine un impatto micidiale che ha superato gli 800 megaton. Questa è la realtà, altro che centinaia di migliaia di anni per avere un impatto devastante. Qui stiamo parlando di una frequenza che è molto diversa, è la stessa frequenza di cui ci parlano i miti, è la stessa frequenza, se sono arrivate a noi queste testimonianze degli indiani o degli abitanti delle Samoa, eccetera, vuol dire che sono in tempi estremamente recenti, altrimenti non sarebbero arrivate fino a noi.
E infatti i dati scientifici confermano quello. Di nuovo, i due ordigni di Hiroshima e Nagasaki hanno rilasciato un'energia di 0,013, 15, 20 megaton. Quindi fate le dovute proporzioni. Questa è la realtà e questo è il motivo per cui si dice che il pericolo viene dall'alto. E vi ricordo sempre che stiamo parlando della Luna, quindi il colpo sarebbe stato visibile ad occhio nudo dalla Terra. Nel 1975 i sismografi lasciati dalle missioni Apollo sulla Luna hanno registrato dei terremoti sul nostro satellite. Quei terremoti si è poi scoperto che furono provocati da una pioggia di meteoriti, 1975. Quei colpi inferti al nostro satellite hanno provocato delle perturbazioni, per esempio magnetiche sul pianeta Terra, quindi con modifiche delle varie aurore boreali sul pianeta Terra. Quindi non stiamo parlando di cose remote nel tempo, remote nella distanza. Stiamo parlando di ieri, oggi, 1975, e del nostro satellite, quello che vediamo tutte le sere orbitare intorno al nostro pianeta. Beh, io insisto sempre sui miti perché, ripeto, la storia sta scritta lì, purtroppo non sta spesso scritta nei libri di scuola. E questo sarebbe un obiettivo forse, o quantomeno una domanda che ognuno dovrebbe porsi, perché queste verità scientifiche non stiano scritte nei libri di scuola.